Perché ho scritto questo libro? Penso che il motivo sia molto semplice. Una volta in un sogno, qualcuno mi ha detto che tutto ciò che facciamo nella vita non lo si fa né solo per dare né solo per ricevere. Gli esercizi e tutto ciò che si troverà all'interno di questo libro in realtà erano stati una bozza che avevo regalato a un mio amico e che in seguito ho cercato di migliorare per renderli disponibili a tutti. Un giorno, proprio quell'amico a cui avevo regalato l'imprinting del cuore illuminato mi disse che il mio percorso non apparteneva più solo a me, perché da quel momento in poi era diventato anche il suo e inevitabilmente sarebbe finito per esserlo anche quello di tutti gli altri. Penso che sia per questo che ho scritto questo libro, perché desideravo espandere questo risveglio a tutti, perché è un po' come se il risveglio degli altri, alla fine, sia diventato anche il mio. La copertina. La copertina è buffo. È stata una delle prime cose che ho realizzato ancor prima della stesura del libro. E come potete vedere, rappresenta un ragazzo che sta volando sul dorso di un uccello. A dire il vero, questa è una scena realmente accaduta. E quell'uccello è diventato un mio amico o amica, perché il suo sesso è femminile. Ed è uno di quegli esseri che è molto, molto antico. E quando la prima volta ho volato nei miei viaggi in astrale su di lei, è stato bello ricordare quanta magia c'è nel mondo e nella vita. E penso che questa parola, magia, è presente molte volte nel testo, negli esercizi. Ad ogni modo, in una delle mie chiacchierate con lei a un certo punto, il suo corpo di volatile si è trasformato in quello di una ragazza umana e mi ha detto che apparteneva a una razza e il cui nome è quella dei Mandavi. 6 settimane. Il libro è diviso in 6 settimane e in ciascuna di queste si avrà la possibilità di conoscere molte parti di sé, incontrando il proprio passato, la propria storia, la propria donna o uomo interiore, il proprio bambino e bambina interna e così via. Consiglio di non leggere questo libro solamente per vedere cosa c'è scritto, ma anzi di iniziarlo con fiducia e di non andare oltre se prima non si è terminata la settimana su cui si sta lavorando. È un lavoro che andrà a conciliare sia le sfere più sottili, viaggiando in altre dimensioni e quindi recuperando le parti di sé ancora legate in punti dello spazio e del tempo, e sia in quella umana, quella più concreta, e alla quale le si è data una fetta maggiore in questo libro. E il motivo è molto semplice. Un albero non può crescere verso l'alto se le sue radici non affondano nel terreno. E per quanto può sembrare paradossale, non si può andare oltre solo in un verso. La nostra ascensione a un certo punto si ferma proprio nella sua massima espressione più alta e ci fa rendere conto che dobbiamo scendere, perché è proprio nel ritornare nell'essere umani che le radici diventano più profonde e che i rami possono diventare più alti. E proprio nel ritornare alla nostra parte umana comprendiamo che è questa che deve più di tutte ascendere, perché tutte le nostre parti che ritroviamo quando viaggiamo in astrale o in altri regni di luce sono già in qualche modo illuminate, sono già ascese. Non peraltro accade assai di frequente di incontrare qualcuno in una dimensione mentre noi stiamo viaggiando e questa invece è sveglia. Com'è possibile? Accade perché appunto queste altre parti della coscienza continuano a esistere al di là del fisico, perché ciascuno di noi possiede tanti corpi, tante quante sono le dimensioni. Quindi il lavoro più importante è proprio quello di ritornare alle radici di noi stessi, che è il corpo fisico. È il motivo per cui non riusciamo ad avere questa consapevolezza molto ampia di essere in più dimensioni. È proprio il gradino che collega il primo corpo al secondo. Tra il primo e il secondo c'è un vuoto. Quando questi gradini cominciano ad essere connessi, ecco che anche in meditazione voi raggiungete queste altre parti della vostra coscienza e in qualche modo si è ovunque. Riusciamo a vedere scorci di ciò che è lontano e percepire molto di più, anche la vita a venire. E ancor prima quindi di connetterci sui piani alti, abbiamo bisogno di riprendere la nostra connessione con la madre terra. E questa terra ha molto da insegnarci, molto più dei regni
in cui viaggiamo. Ogni tanto, quando mi trovo in altre dimensioni, si fa sempre viva in me questa sensazione, la certezza in cui i paesaggi, i colori, le scene che danzano intorno a me, tutte le cose esistenti, da quelle più piccole a quelle più grandi, io le conosco già, e ciò che mi dico in quei momenti rimane ogni volta lo stesso. Io sono sempre qui, io sono sempre stato qui. E quella parte di me che è lì mi dice che non sarebbe mai più andata via e che quindi io sarei rimasto lì per sempre. E anche se alla fine ritorno nel corpo fisico, anche se c'è questa contraddizione, quelle parole rimangono vere. E perché rimangono vere? Perché la mia coscienza continua a rimanere in quei luoghi, continua a vivere lì. E quando la nostra presenza si riconnette con le nostre altre parti, ecco che tutto ci sembra familiare e noto da sempre. So che questo per alcuni è un fatto ovvio e per altri completamente sconcertante, perché non si riesce a comprendere dove si è realmente e ci si chiede: ma io sono qui, sono lì contemporaneamente? Dove sono? Penso che la verità debba essere tradotta in similitudini, perché è il modo che abbiamo per renderla accessibile alla nostra mente. Infatti, Rudolf Steiner diceva: soltanto quando riuscite a creare la vostra similitudine, quella verità diventa vera anche per voi. Quindi, per quanto mi riguarda, la similitudine che adesso vi dirò mi ha aiutato a comprendere meglio questo concetto, e cioè che noi siamo in molte parti, e di concepire se stessi non come se fossimo un corpo, ma come se la coscienza fosse aria. E quando percepite che questa coscienza può essere aria e quindi raggiungere uno spazio molto più aperto e ampio che è oltre allo spazio del corpo fisico, ecco che riusciamo a realizzare anche che effettivamente noi possiamo essere anche lì, e che nel momento in cui la presenza cade dentro a quella dimensione, ecco che manifesta il suo corpo, perché il corpo è una forma magica. Lo ritroverete detto molte volte nel libro. Il corpo che chiamiamo fisico e quello più sottile e energetico sono la medesima sostanza. L'uno vi rappresenta nel mondo esterno, visibile, l'altro in quello interno, invisibile. Quando infatti sogniamo e stiamo in altre dimensioni più alte, scopriamo che possediamo anche lì un corpo, con le stesse fattezze di quello fisico, e che anzi siamo addirittura capaci di trasformarlo e assumere una qualunque altra forma a noi piacevole, semplicemente con il pensiero. Un giorno, quando la Terra sarà transitata alla quarta e quinta dimensione, anche qui potremo divertirci in quel senso e scoprire l'illimitatezza della forma, e che dunque non esiste poi una vera separazione e distinzione del visibile e invisibile. Ma noi, assieme alla Terra, riusciremo a raggiungere la quarta dimensione e poi la quinta, non lasciando il corpo, badate bene, ma proprio portando il corpo fisico in quelle dimensioni. Quindi ciò che è importante fare è spiritualizzare questo corpo, e il controsenso che si verrà a creare è che la percezione che si avrà del corpo fisico non diverrà leggera, al contrario, lo si dovrà sentire molto pesante. E perché questo avverrà? Perché questo vorrà dire che l'anima si è completamente incarnata nella materia e salta. E il modo che abbiamo di far diventare il corpo pesante è proprio quello di iniziare a mettere la nostra consapevolezza nella Ahara, che è il centro della vita. E come mi dicono sempre le mie guide, la Ahara è la congiunzione tra il divino e l'umano, è la congiunzione che scaturirà da questa unione, è ciò che voi sarete, perché voi diverrete quella congiunzione. C'è una frase che una mia cara amica mi era solito ripetere tempo fa: né troppo Dio, né troppo io. È tratta dal film Mangia, prega, ama. Penso che racchiuda tutto il senso di quello che ho detto. Prima settimana. Nella prima settimana, come si è accennato, si comincerà a radicarsi nella Hara. Dove si trova la Hara e perché diventa importante in questo libro? Molti di noi hanno la percezione di se stessi dalla testa alla testa, come se il resto del corpo non ci fosse, non è vero?
chi ora mi sta ascoltando si sta ricordando del proprio respiro. Come vedete, non c'è alcun radicamento, nessuna centratura in se stessi, e persino il respiro, che è il gancio della nostra presenza, è molto liquido, arioso, perché non sa in quale punto doversi concretizzare, e così lo si perde, come si perde la presenza. E se non riusciamo a essere presenti, che senso ha tutta la fatica che stiamo facendo su questa terra, anche quella di voler essere più spirituali? Se non si è in presenza, ogni cosa diventa niente, è una illusione. Il corpo di un essere umano può essere sezionato da 3 linee immaginarie e ognuna di queste comprende un centro. Nel cervello possiamo definire il centro dei pensieri, nel cuore il centro dei sentimenti, nell'ombelico il centro della vita. Come mai il centro della vita si trova proprio nell'ombelico? È semplicissimo. Cosa si forma di un bambino per primo quando è nella pancia della sua mamma? Esatto, proprio l'ombelico. E non a caso sono entrambi gli ombelichi della mamma e del bambino che sono connessi tra di loro, attraverso i quali il feto riceve nutrimento sia fisico che soprattutto sottile, energetico, spirituale. Solamente in seguito si forma il cuore e per ultimo il cervello. Il cervello è l'ultimo non perché sia meno importante, ma perché anche osservando i bambini stessi, noi ci accorgiamo che nei primi anni tutti respirano dalla pancia, proprio perché la loro consapevolezza è catturata in un unico punto, proprio lì, nel centro della vita, perché è da lì che sono nati. L'anima di un bambino piccolo ancora non porta presenza e non è abituata a restare nel fisico. Per questo nei primi mesi essi dormono sempre. L'anima va e viene di dimensione in dimensione. Man mano che il tempo passa e il corpo cresce, il bambino avrà sempre meno voglia di dormire. Quindi il suo respirare nella ara permette proprio questo, aiuta l'anima ad agganciarsi al corpo fisico. Il respiro è una delle ancore che si userà, perché ciò che siamo, la nostra coscienza, è molto ariosa, informe, però grazie al corpo può avere un appiglio, e il nostro compito è quello di aiutarla a concludere la sua incarnazione nel corpo. Per troppo tempo si è ignorato questo centro. A lungo si è parlato spesso del cuore, nel quale risiede la nostra divinità, il nostro essere. Ma l'essere non è nel cuore, né nella ara, né in nessun altro centro. L'essere si trova in tutto il corpo, in tutti i centri. Il cuore è semplicemente il mezzo con il quale lo si percepisce. E non a caso, anche gli esercizi di questo libro andranno a conciliarsi proprio nel cuore, perché il cuore sarà il primo centro nell'essere umano ad ascendere. Dunque, il cuore può darci una specie di centratura, ma attraverso esso non si ha un vero e proprio radicamento. Questo lo si può avere solamente grazie alla ara. Ed ora come ora, in questi giorni che verranno, è essenziale non fare solo ciò a cui siamo più facilmente spinti o a cui la nostra tendenza ci chiama a seguire, ma iniziare a convogliare anche a discapito di ciò che possiamo sentire più favorevole a noi, ciò che invece è più giusto per noi. La ara ti dà la forza della vita e con questa forza si è centrati nel mondo. Il diario del mattino. Il diario del mattino è uno degli esercizi, oltre alla ara, che vi accompagnerà per tutte le 6 settimane. È uno di quelli al quale, anche se potreste non sentirvi a vostro agio nei primi giorni, sarà quello che vi aiuterà ad entrare più profondamente in voi stessi, ve lo assicuro. In pratica, che cos'è questo diario del mattino? Appena ci si sveglia, prima ancora della prima meditazione che si farà, si dovrà iniziare a scrivere su un diario 3 pagine nella libertà più totale. Il senso non è quello di dover scrivere bene o male, o di scrivere cose belle o brutte, ma quello di far fluire ciò che sta accadendo in voi liberamente e in un fiume continuo di pensieri e sensazioni e stati d'animo, senza doverli bloccare, senza che ci sia una parte di noi che dica «Ehi, questo è giusto», «No, questo non lo è», oppure «Non devi pensare a certe cose», o «Gli altri che diranno di te se scrivi su di loro?». Bene, il fatto stesso che emerge questa voce è un buon segnale, perché sta mettendo allo scoperto ciò che è tipico bloccarci nella vita di tutti i giorni. Questo è un esercizio di purificazione, perciò non dovrà leggerlo nessuno, sarà strettamente personale e naturalmente il processo che si viene a creare giorno dopo giorno
è che si finisce per sfogarsi su queste pagine, dicendo cose che non diciamo mai a nessuno, nel bene e nell'apparente male, e quindi va a eliminare la nostra parte repressa, ma allo stesso tempo, in cambio di ciò che lasciamo, prendiamo anche e cominciamo a canalizzare la nostra parte di luce. Così, in maniera del tutto fluida, i canali prendono ad aprirsi naturalmente. Inoltre, anche voi diventate molto sinceri con voi stessi e con gli altri, perché non nascondete più queste parole, queste vibrazioni, questi stati d'animo, ma li condividete su queste pagine, manifestandoli così fuori. Li state buttando e nel momento in cui li buttate fuori, in qualche modo, ve ne siete già liberati. E a un certo punto il diario del mattino ci fa comprendere questo, e cioè che tutto quello che sta fluendo alla fine ci svuota e realizziamo che in fondo noi siamo quel vuoto e che la mente in quel momento è solamente uno strumento che usiamo. E non dobbiamo avere paura di questo vuoto, e anzi dobbiamo fare anche comprendere alla mente che questo vuoto è qualcosa di bellissimo, e non perché in questo vuoto non c'è niente, ma perché al contrario contiene tutto. Il suono astrale. Che cos'è questo suono astrale? È molto semplice a dire il vero. Prende diversi nomi e uno tra questi il rumore del silenzio, ma alla fin fine, al di là di come lo si chiami, è semplicemente quel sussurro, quel ronzio che percepiamo nelle orecchie, specie quando tutto intorno a noi è silenzioso. Ci sono diversi esercizi nel libro associati al suono astrale, ed è un suono importante da seguire, proprio come il suono dell'Aum, molto spesso abbreviato con Om. Tutte queste parole che cercano di dare un senso a questi suoni hanno a loro volta un senso, un significato, perché anche la parola Om che noi usiamo in realtà corrisponde ai 3 centri principali del corpo dell'essere umano. Infatti, come è stato già detto, l'essere umano può essere diviso in 3 sezioni e in ognuna di queste può essere individualizzato un punto. A. Il centro dei pensieri, cervello. U. Il centro dei sentimenti, cuore. Il centro della vita, ombelico. Se si prova infatti a pronunciare una lettera alla volta, si potrà verificare che il suono di ciascuna lettera vibra esattamente in quei punti. Questi insegnamenti antichi ci vogliono suggerire che quel suono è una via da seguire per ritornare alla nostra origine, dal centro dei pensieri al centro della vita. Per questo anche Gesù diceva: dovete ritornare bambini. Tutte queste parole, queste frasi hanno sicuramente molti significati, ma uno di questi è proprio quello di ritornare alla nostra origine, e la nostra origine va a finire proprio nella Ara, che, come è stato già detto, è la congiunzione tra il divino e l'essere umano. Avrei desiderio di continuare a parlarvi e dirvi moltissime cose, ma le mie parole non sono degli insegnamenti, sono solamente ricordi che ho ricordato e che appartengono a tutti noi dopo tutto. Io mi auguro che le vostre vite diventino magiche, perché questo libro, nella sua misura, per me contiene magia, e non perché sono le parole ad esserlo, ma perché so che al di là del nostro risveglio, la vita è diversa, ci cambia totalmente il modo di guardare, ci fa sentire innamorati, allegri, felici di essere al mondo e di sbocciare come i fiori dopo un lungo inverno in una primavera che è sempre lì ad aspettarci. Non c'è nulla di complicato in questa vita, tutto è davvero molto semplice. Chi siamo è già qui, non dobbiamo andare poi così lontano. Chi siamo è sempre stato qui ad aspettarci, e se proprio non lo ricordiamo, non ci rimane che vivere questo presente, e vivendolo sicuramente lo ricorderemo.